Verso la fine degli anni '80 l'Alfa Romeo sentiva l'impellente bisogno di dimostrare qualcosa. Se infatti nel mondo delle corse i successi non erano mancati, la necessità di un nuovo punto di riferimento era sotto gli occhi di tutti. Gli anni '90 si preannunciavano burrascosi, folti di progresso, non solo tecnologico ma anche concettuale. La 33 e la Montreal avevano bisogno di un erede e gli appassionati di un nuovo sogno. Così la Casa di Milano decise di sconvolgere ancora una volta l'intero panorama automobilistico mondiale, presentando la SZ. La soprannominarono subito il mostro, e in effetti più che un sogno era un incubo. Concepita in collaborazione con la carrozzeria Zagato, questa super sportiva adottava l'irresistibile 3000 V6 12 valvole dell'ingegner Busso, già montato sulla 75 ma ulteriormente elaborato per raggiungere i 210 cavalli e 245 km/h. Il resto della meccanica era strettamente derivato dalla 75 IMSA, con particolare attenzione per le sospensioni, che vennero curate dall'ingegner Pianta della squadra corse Fiat e Lanciarelli. La vettura, assemblata direttamente da Zagato, vestiva carrozzeria in materiale termoplastico ed era nata per sbattere in faccia al resto del mondo l'impressionante progresso tecnico che l'Alfa aveva raggiunto negli anni '80. La SZ è come un quadro di Van Gogh. Si rimane un attimo smarriti al primo sguardo, ma poi tutto diventa molto chiaro, ed è questo il momento di iniziare a guidarla. Stanotte non riuscivo a dormire, come quasi tutte le notti prima di un test. Mi sono trascinato in autostrada per 2 ore e mezza, finché non sono uscito al casello e tra punto grigie, fiesta nere e panda gialle c'era questa, rossa, arrogante, tremenda. Appena l'ho vista sono rimasto sorpreso, perché pur avendola vista in rivista in foto, dal vivo, come tutte le supercar, perché questa, fidatevi, è una vera supercar, di persona ha un effetto inaspettato, perché nel mondo reale una macchina con queste forme non si è più vista. È una macchina con delle proporzioni originalissime, una macchina difficile da accettare ad un occhio non appassionato. Oggi, portandola in giro tutto il giorno, di 20 persone che si sono fermate a guardarla, 19 hanno pensato che fosse una macchina taroccata, una macchina alla Fast and Furious. Invece no, invece è una macchina che ha più stile di molte macchine dai blasoni molto più conosciuti al giorno d'oggi, quantomeno. Costava un centinaio di milioni di lire quando è stata presentata nell'89, e se fa scalpore oggi, immaginatevi nell'89 con queste forme. Mi ha dato un colpo al cuore che non immaginavo. Non ero un gran fan della SZ, nonostante io adori la meccanica che questa macchina ha adottato, perché credo che monti il motore, uno dei motori meglio riusciti dell'intera storia dell'automobilismo. Tralasciamo per un attimo il fattore estetico, che è, come sappiamo, soggettivo, e spostiamoci verso il fattore guida, che è quello che ci interessa di più. Ve lo aspettereste con queste proporzioni originali, con queste soluzioni avveniristiche, che è una macchina praticamente pistaiola. È pura, bilanciatissima, e non lo avrei mai detto. Non è la mia Alfa Romeo preferita in quanto a bellezza, ma vi devo dire, come piacere di guida e sicurezza che trasmette sulle 4 ruote, nonostante sia un 210 cavalli con trazione posteriore secca a 2 posti, con una meccanica che comunque è risalente a più di 25 anni fa. Sono rimasto estasiato, non me la sarei mai aspettata così efficace. Lo sterzo sembra una piccola, la dico grossa, sembra una piccola Ferrari, è vero, è la cosa più stupida che un giornalista può dire di una macchina che non è una Ferrari, ma questa lo sembra veramente il volante di una 348 più maneggevole e anche più veloce, perché in proporzione questa va meglio di una 348 TB.
è più leggera, è più diretta, non c'è il peso al posteriore, è bilanciatissima. Lo sterzo è terribilmente preciso e diretto, invia informazioni continue alle braccia. Se si prova a mandarla in crisi, chiedendole un po' troppo in ingresso di curva, in staccata o in uscita di curva, non è come la 75 Turbo Evoluzione che abbiamo provato qualche settimana fa. Questa qui non dico che perdona, ma asseconda lo stile di guida del pilota e si riesce ad essere veramente efficaci. Mi rendo conto che hanno fatto bene a farla correre in un campionato, perché si presta, è una macchina che, sistemata a modo, con le gomme giuste e il setup giusto delle sospensioni, potrebbe star dietro ad automobili che oggi costano 80.000 euro. Non è brutale come la 75 Turbo Evoluzione, ma la preferisco. È sfruttabile, con questa si può staccare un tempo. È una vera arma da guerra. E non l'avrei mai detto per una serie limitata, invece sì, è vero, è una macchina da guerra. È veramente veloce, non è una macchina da cartolina. Io pensavo che questa fosse una macchina da esposizione, invece no, questa è una macchina per veri appassionati alla guida. La SZ fa esattamente quello che le dite. L'unico problema che potrete trovare è un po' di sottosterzo, complice il fatto che le gomme non sono adeguate probabilmente, ma il sovrasterzo è controllabilissimo con la disposizione dei pesi così omogenea. La sbandata controllata è semplicissima da ricercare. Quello che mi ha conquistato di più è lo sterzo. Oltre la forma del volante, che è quella tipica dei fine anni 80 e che io adoro, che vorrei tanto poter vedere anche sulle automobili di oggi, così semplice, diretto, snello, non ciccione come i volanti di oggi, delle macchine sportive di oggi. Lo so, sono ripetitivo, ormai l'avete capito tutti che preferisco le auto d'epoca alle auto moderne, anche le sportive, però lo devo dire. Se ne avessi una e non fosse così rara, la utilizzerei ogni giorno. È una macchina per appassionati di guida, non per collezionisti.